Video 4! Centra, è scollegato tutto. Velocity Hanks for today, only for today, Velocity Hanks. Ciao a tutti, oggi parleremo di Velocity Hanks, ovvero allenare la Rate of Force Development senza Pangullic. La base per iniziare l'allenamento della Rate of Force Development, se non sai di che cosa stiamo parlando, guarda il video in cui ne parliamo, qua di fianco o qua, lo facciamo comparire da qualche parte, comunque non vi preoccupate. Imparare a sviluppare forza in breve tempo, come abbiamo detto in precedenza, è fondamentale per poter mirare a gradi più alti ed ottimizzare l'efficienza di scalata. Per questo approcciare l'allenamento di questa qualità è fondamentale e farlo in modo graduale e sicuro è ancora più importante. Perché dico graduale? Perché l'allenamento di questa qualità, pur essendo fondamentale, può essere rischioso. Come tutte le cose, andare forte in moto, schiantarsi, morire. Il rischio risiede nel fatto che se le nostre strutture, non ancora pronte a sviluppare forza in così poco tempo, vengono stressate con carichi non gestibili in modo controllato, come può essere un allenamento al Pangullic e simili, si rischia di avere delle richieste a livello di sviluppo di forza che sono oltre le nostre capacità. Questo gap tra capacità nostre e richieste del gesto può portare a spiacevoli infortuni. Quindi partiremo dall'esercizio base per sviluppare la Rate of Force Development e mano a mano svilupperemo su esercizi più complessi e più, impegnativi come richieste. Quindi in cosa consistono queste Velocity Hanks? Consistono nell'eseguire una sospensione a corpo libero o anche con sovraccarichi, partendo senza toccare la presa, quindi andando giusto a sfiorare la presa, e una volta che si inizia la contrazione andiamo ad appenderci nel minor tempo possibile. Per iniziare è la migliore variante, avendo come fattore limitante solamente il carico, che tendenzialmente è vincolato in primis dal peso corporeo. Poi si possono sovraccaricare senza problemi, ma solitamente si punta a una progressione dell'esercizio. Quali sono le varianti di queste Velocity Hanks? Le Velocity Hanks possono essere anche svolte monobraccio, quindi quando il massimale inizia ad essere importante possiamo svolgerla appunto monobraccio. Possono essere anche no Hanks, e quindi che cosa significa? Che andiamo sì a tirare in modo più rapido possibile sulla tacca, però senza appenderci, quindi fisicamente senza staccare i piedi da terra, andiamo ad impugnare la tacca e tiriamo nel minor tempo possibile. Si può tenere la tacca, in base anche al nostro profilo di forza, 2, 3, a volte anche 4 secondi. Le Velocity No Hanks possono essere anche svolte come repeaters, quindi non solo contrazioni singole o pochissime contrazioni, ma anche molte contrazioni. In questo caso vengono monitorate e verranno interrotte quando si scende sotto una soglia di riferimento. Quindi ho il mio massimale, ho il massimale della velocity, ho la mia soglia che è un filo più bassa, finché rimango sopra soglia continuo a fare i repeaters, quando scendo sotto la soglia mi fermo. Faccio il recupero completo e faccio un'altra serie. Riassumendo, scegliete la giusta variante in base al vostro livello e allenatevi duro. Ci vediamo al prossimo video. Salut!